Ciao a tutte e benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglioncinetto. In questo video vedremo insieme la realizzazione di una fascia che io ho utilizzato per allungare i pantaloni di una delle mie bambine. Non so se vi è mai capitato con i vostri bimbi di avere un pantalone che va bene in larghezza, quindi sulla vita, ma non va bene in lunghezza perché la bambina è molto longilinea, come nel caso della mia. E quindi io ho voluto sfruttare le mattonelle Granny per fare un lavoro che mi permette di utilizzare i pantaloni senza, diciamo, senza farglieli rimanere un po' a mezz'asta. Quindi ho fatto questa fascia che va applicata al pantalone, poi cucendola in questo modo qua, e quindi recupera un po' di lunghezza. Vedete? Questo è il risultato. Allora faremo insieme la fascia e poi l'applicheremo sul pantalone. Per realizzare questa fascia io ho utilizzato 5 colori di cotone, è un cotone del numero 5, delicato, si chiama delicato ed è di Lana Mania, e ho scelto i colori il giallo, l'arancione, il verde, il carta da zucchero e il fucsia. Sono colori molto belli e molto vivaci. Li ho lavorati con un uncinetto del numero 1,75. Poi mi sono servite un paio di forbici, mi è servito naturalmente ago e filo da cucito, e qua io ho già iniziato a fare la mia lavorazione in modo che vediamo semplicemente gli ultimi passaggi e poi la rifinitura della fascia così come l'abbiamo fatta. Allora, per fare questa fascia, adesso io metto i colori un po' più lontani così posso lavorare sul piano. Allora, mi manca, io ho fatto queste mattonelle qua, queste, mi manca questa mattonella qua, quindi inizierò con il blu. Faccio delle mattonelle tradizionali per cui non mi dilungo tantissimo a parlare di questa cosa qui. Allora, prendiamo il nostro filato e facciamo un cappietto, poi facciamo 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle, chiudiamo in cerchio. E come al solito quando facciamo le nostre mattonelle Granny facciamo 3 catenelle, rientriamo nel cerchio e facciamo 1 e 2 maglie alte. Quindi le prime 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta, poi facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione e andiamo avanti facendo l'altro gruppo di 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Andiamo ancora avanti, 1, 2 e facciamo l'altro gruppo di 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e poi facciamo 1, 2 e 3 maglie alte, catenella, catenella, mi ricongiungo alla terza catenella dell'avvio, faccio una maglia bassissima, se riesco a prendere l'anellino, ok, così, e con delle maglie bassissime cammino fino al primo archetto di 2 catenelle dove faccio una catenella di sicurezza e taglio il filo. Il secondo colore che utilizzerò, perché le voglio fare simmetriche, ma poi voi potete decidere di farle anche asimmetriche e scegliere i colori che preferite, quindi io ho utilizzato questi, ma potete utilizzare sostanzialmente qualsiasi colore. Parto sempre con un cappietto e sempre dall'archetto che precede la chiusura io riparto per fare il primo angolo, quindi maglia bassa, catenella, catenella, poi lavoro insieme la codina e faccio all'interno dello stesso spazio di 2 catenelle 2 maglie alte, 2 catenelle e ancora 2, adesso dentro il filo, 2, 3 maglie alte, scusate, 1, 2 e 3 maglie alte.
Nel frattempo, come vedete, ho lavorato la codina, quindi poi non mi resta che tagliarla. Con una catenella mi sposto nell'angolo opposto, quello dove ho fatto la chiusura, e lavoro contestualmente anche la codina della chiusura, così anche di questa non mi devo più preoccupare. Quello che faccio in quest'angolo è sempre una sequenza di 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Ok, adesso con una catenella mi sposto nell'altro angolo. Adesso fra un po' decido di tagliare un po' di fili che mi danno fastidio. 1, 2 e 3, 2, 1, 2 e 3, 1, 1, 2 e 3, 2, 1, 2 e 3, catenella, terza catenella di avvio, maglia bassissima. Con le maglie bassissime mi sposto fino all'archetto centrale, all'archetto di 2 catenelle, scusate, e così ho finito il secondo giro. Il terzo giro lo iniziamo insieme, poi lo continuo e ci vediamo dopo. Allora, il terzo giro lo faccio con l'arancione. Prendo sempre il mio filato, faccio il mio solito cappietto, così, e dopodiché vado a lavorare sempre nell'archetto che precede la chiusura. Faccio 3 catenelle, ecco, adesso un po' di fili di taglio quando mi lavoro la codina, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, cioè quindi il primo gruppo è formato da 3 catenelle e 2 maglie alte, lo sappiamo, il primo comincia sempre così. Adesso facciamo una catenella, tiriamo un po' il filo in modo che rimanga teso, così. Con una catenella ci spostiamo nell'archetto di una catenella del giro sottostante, dove andiamo a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3, catenella, ci spostiamo nell'altro angolo dove facciamo le nostre solite 3 maglie alte, due catenelle e 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella e via così. Ci vediamo alla fine del giro. Ed eccoci qua. Come vi dicevo, ho tagliato un po' di fili perché ce n'erano troppi in giro e quindi mi davano un po' di fastidio. A questo punto ripartiamo con il fucsia, che è l'ultimo colore che dobbiamo utilizzare. Allora, facciamo il scappietto e entriamo nell'angolino con una maglia bassa, 2 catenelle, dopodiché rientriamo e facciamo una e 2 maglie alte. A questo punto ci dobbiamo unire alla fascia. Prendiamo la nostra fascia e rovescio contro rovescio uniamo le due parti e facciamo una maglia bassa nella mattonella già terminata. Ritorniamo sulla mattonella in lavorazione e facciamo una, 2 e 3 maglie alte. Torniamo sulla mattonella lavorata e facciamo una maglia bassa, ritorniamo sulla mattonella in lavorazione e facciamo una, 2 e 3 maglie alte,
sulla piastrella lavorata facciamo una maglia bassa, nello spazio, vedete questo spazio qua, andiamo a fare una maglia bassa, poi nella mattonella in lavorazione facciamo sempre 1, 2, 3 maglie alte, nello spazio facciamo una maglia bassa, torniamo sulla mattonella in lavorazione e facciamo l'angolo, il primo angolo che andrà fatto, anzi in realtà questo è il secondo perché il primo l'abbiamo già fatto, 2 e 3, tiriamo bene il filo, andiamo a lavorare nell'angolo della mattonella terminata, ritorniamo sulla mattonella in lavorazione, questo lato lo lavoreremo separatamente, 1, 2 e 3, vado veloce perché comunque il procedimento è sempre lo stesso, sappiamo che in ogni spazio di una catenella del giro sottostante facciamo 3 maglie alte e men che non si dica siamo arrivati all'altro angolo dove dovremo continuare a unirla alla fascia perché dobbiamo creare un anello, quindi facciamo il primo mezzo angolo e ci riportiamo sull'altra mattonella in questo modo, così entriamo nell'angolo e facciamo la maglia bassa, poi continuiamo facendo 1, 2 e 3 maglie alte, maglia bassa, 3 maglie alte, 2 e 3 nella mattonella in lavorazione, 1, 2, 3, 1, 2 e 3, angolo, finiamo l'angolo con le 3 maglie alte, andiamo avanti lavorando questa volta separatamente perché non abbiamo bisogno di unire in questo lato qua, ci ricongiungiamo all'avvio e questa volta non stacchiamo il filo, dobbiamo fare un giro di punti bassi tutto intorno come quello che vi faccio vedere qua. Quindi adesso cosa facciamo? Faccio una catenella e proseguo, faccio una e 2 maglie basse sulle 2 maglie alte del giro sottostante, poi entro al centro e per far venire più o meno alla stessa altezza faccio una mezza maglia alta al centro delle 2 catenelle, riprendo con i punti bassi 2 e 3, poi lo faccio uno nel centro, 1, 2 e 3, 1 al centro e così via per tutto il giro. Dopo aver finito questo giro vi anticipo cosa succede. Farò la stessa cosa dall'altra parte, la farò una volta in giallo perché io ho scelto questo colore e una volta in verde. Il verde sarà la base poi dei miei popcorn, che sono praticamente dei punti popcorn. Quindi ci vediamo quando avrò finito la fascia di punto basso in verde, in modo che poi vediamo insieme come realizzare questa frangia. Ci vediamo dopo. Ed eccoci qua. Vedete? Allora ho finito la fascia fucsia superiore, poi ho fatto la fascia gialla e la fascia verdina e adesso ho iniziato a fare il punto popcorn. Allora, come si fa? Io ho iniziato facendo 7 catenelle e poi lavorando come vi faccio vedere. 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 7. Filo sull'uncinetto, rientro nella quarta catenella e faccio una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa e una maglia alta non chiusa, e adesso le chiudo tutte insieme. Quindi con le 3 catenelle fanno 5 punti, 1, 2 e 3 catenelle. Vedete questo anellino che si è formato qui? Io entro dentro in questo modo e faccio una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa. In questo modo le chiudo tutte insieme, dopodiché rientro alla base del primo punto multiplo, cercando di prendere 2 fili anziché uno, proprio per fare una chiusura un po' più ferma. Se non ci riuscite fa lo stesso, io non ci riesco sempre, ve lo dico, ma tanto comunque non dovendo caricare pressioni o tensioni o cose di questo genere non è un problema grossissimo. Adesso vediamo se riesco a prenderlo qui. Ok, l'ho preso, faccio una maglia bassissima e chiudo il mio punto. Adesso faccio 1, 2 e 3 catenelle e mi sposto. Si era girato il lavoro, adesso mi sposto, faccio 1, 2, 3, le salto, nella quarta vado a fare una maglia bassa. Rifacciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entro nella quarta catenella, 1, 2, 3, nella quarta entro e faccio una maglia alta non chiusa, 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 1, 2, 3, 4. Ok, adesso posso chiuderle tutte insieme. Adesso faccio 1, 2 e 3 catenelle, rientro nell'anellino che si è formato e faccio 1, 2, 3 e 4 maglie alte non chiuse. Poi le chiudo tutte insieme e rientro alla base del primo punto multiplo, dove stavolta sono riuscita a prendere i 2 fili senza particolari problemi. 1, 2 e 3, salto 3 maglie di base, 1, 2, 3, nella quarta vado a fare la maglia bassa. Ne facciamo un altro insieme e poi finisco il giro da sola. Intanto io mi sono portata avanti, ho anche cucito una delle 2 gambe, poi vi faccio vedere. Allora, abbiamo detto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entro 1, 2, 3 nella quarta e faccio 1, 2, 3 e 4. Chiudo tutte insieme, 1, 2 e 3, nell'anellino che si forma vado a fare 1, 2, 3 e 4. Chiudo tutto insieme e poi rientro qui alla base facendo una maglia bassissima. 1, 2 e 3, salto 1, 2 e 3, nella quarta vado a fare. Adesso proseguo da sola e ci vediamo alla fine. Vedete, ho finito anche l'altro e adesso sono pronta a cucirlo. Cosa ho fatto io? L'ho infilato nella gamba. Allora, volevo fare una premessa, non vi ho dato misure di riferimento perché chiaramente dovete riferirvi al pantalone scusate, alla gamba del pantalone che volete allungare, quindi la fascia va fatta in quel senso lì. Io ho visto qual era la misura della singola piastrella, ho visto che ce ne volevano 4 e ho fatto la mia misura. Ovviamente la misura varia in base a quello che dovete fare voi. Queste piastrelle misurano circa 4 cm e 6, quindi qua io no scusate 5 cm e 6, quindi io qua ho circa 22 cm di larghezza, perché quando vado a fare la parte superiore un po' si restringe e calza perfettamente. Adesso per cucirla io prendo come riferimento questa parte della cucitura, quindi farò combaciare
la mia cucitura con la parte superiore, questa parte qua, quindi sopra la cucitura del pantalone. La infilo, anzi no, prima faccio un punto in un punto, anzi vado sul retro, faccio sul retro così poi se si vede la chiusura comunque rimane sul retro. Faccio così in modo da fermare il nodino, dopodiché infilo la mia fascia in questo modo qui, così, esco sulla fascia dentro uno dei punti bassi e a questo punto comincio a cucire. Metto la mano dentro in questo modo e comincio a cucire in questo modo qua, vado indietro e poi avanti. La mano dentro mi serve per avere il riferimento, vedete? Entro ed esco, entro ed esco. Con la mano dentro sento dove sto andando. Entro ed esco. Se non avete molta dimestichezza con il cucito e preferite, io vi consiglio di fare un'imbastitura prima di cucire. Io odio le imbastiture, quindi non la faccio e mi prendo anche il rischio di fare qualche piccola deviazione dal percorso, però è un rischio calcolato e appunto io preferisco questo rischio qua piuttosto che fare l'imbastitura, che è una cosa che detesto. Diciamo che con i vari lavori state imparando a conoscermi, sapete quali sono le cose che mi piacciono, se mi seguite anche negli altri tutorial, quali sono le cose che mi piace fare, quali sono le cose che proprio trovo veramente indigeste. Una di queste è l'imbastitura. Tirate bene il filo perché io l'ho messo doppio. Se non vi sentite particolarmente confidenti con le cuciture, io ho usato il giallo, ma poi voi potete usare o un colore in tinta oppure addirittura un filo trasparente, in modo che non si vedano le cuciture, se questo vi fa sentire più tranquille. Però anche se si dovessero vedere un pochino, secondo me non è particolarmente drammatico. Sto cucendo tutta la mia gambetta così. Adesso io però diciamo che il procedimento l'avete capito. Vi consiglio di cucirla con questo punto indietro in questa maniera, soprattutto perché è una parte in cui insomma se si impiglia da qualche parte è facile che magari si scucia, quindi io direi di fare una cucitura piuttosto resistente. Poi dipende anche dalla bambina a cui è destinato. Mia figlia per esempio ha bisogno di una cucitura in lega d'acciaio. Qua è un po' più complicato e non so se riesco a farlo a favore di telecamera perché non posso fare il punto, perché vedete che c'è la cucitura doppia e diventa molto duro da gestire, quindi adesso io entro da dentro in questa maniera. Esco ancora, rientro così, ok, ci siamo quasi. Adesso giro il pantalone così ci siamo quasi, entro ancora così, non è agevolissimo, quindi se non avete grandissima dimestichezza
capisco che può essere un problema, però diciamo che il gioco vale la candela, nel senso che in questo modo riuscite a rendere non solo a utilizzare un pantalone che magari si fa fatica a utilizzare perché c'ha quell'effetto dell'acqua in casa, ma avete anche un pantalone che è originalissimo, molto particolare, realizzato con le vostre mani e che sicuramente coloratissimo, che sicuramente sarà molto apprezzato anche dalla vostra bambina. Bene, io adesso proseguo autonomamente, quello che vi faccio vedere è il risultato finito sull'altra gamba, vedete? Ed è veramente un risultato spettacolare. Se pensate che questi pantaloni erano corti, adesso comunque sono della lunghezza giusta, perché io ho preso chiaramente la misura. Ah, ecco, un'altra cosa che volevo dirvi, nel caso in cui voleste farlo anche a misura per quanto riguarda l'altezza, anche là dovete calcolare qual è il pezzo che manca per arrivare alla fine della gambina e dopodiché diciamo giocare o con i punti bassi oppure facendo un giro di punto granny tutto intorno prima di fare i punti bassi. Comunque diciamo anche in altezza potete regolarvi o utilizzando le fasce di punto basso oppure utilizzando un giro di punto granny. Io credo a questo punto di avervi dato tutte le indicazioni per fare un po' di refashion sui pantaloni, su pantaloni che sono giusti di vita ma troppo corti sulle gambe e niente, mi auguro che mi facciate vedere i vostri risultati se vi va e che questo spunto vi possa essere utile anche appunto per rivisitare anche uno dei vostri capi, perché no? Perché indipendentemente dal fatto di allungare o meno un pantalone, questo può essere una modalità per esempio per fare un paio di capi per l'estate ed è bello, semplice da fare, sicuramente originale e vi dà quella marcia in più. Vi ringrazio per avermi seguito fin qua, vi auguro buon lavoro e buon divertimento come al solito, vi ricordo che se vi iscrivete al canale e cliccate la campanella sarete sempre aggiornati sulle ultime novità. L'unica cosa che vi chiedo, se questo video vi è piaciuto mettete un like e lasciate un commento e se ritenete che possa essere utile anche alle vostre amiche fatelo circolare. Vi ringrazio ancora, buon lavoro, buon divertimento e alla prossima!